Ben ritrovati a Filo Rossonero, qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti che oggi è qui, non in collegamento ma è qui. Sì, quindi ero in questa zona di Milano, ho detto ma andiamo in diretta. Sì. Allora Carlo, ovviamente dopo tutto quello che è successo arrivano le prime domande su quello che sarà questa sessione di mercato, arrivano i primi nomi su cui ti chiedono sì o no, ma soprattutto ti chiedono se sarà un mercato, almeno dal punto di vista teorico, simile a quello che, insomma, ci avevano fatto capire Maldini e Massara. Il fatto che si incominci a parlare di mercato, di calcio da scrivania, ma per il futuro calcio giocato mi sembra già un fatto importante, perché non avevo dubbi che il tempo aiuta un po' a stemperare tutte le tensioni, le rabbie, i malcontenti, eccetera, eccetera. La situazione rispetto a prima, almeno per quello che mi riguarda, è che prima avevo qualche pista dove mi dicevano non mi hanno mai dato un nome, però mi aiutavano a capire che tutti i nomi che arrivavano, se dovevo mettere il pennarello, se dovevo metterlo sopra il nome o sotto per sottolinearlo. Adesso diventa un po' più complicato. I nomi, da quello che mi risulta un po' rispetto ai soliti nomi, che uno dei soliti nomi, Kamada, in questo momento mi sembra una pista non chiusa, però forse un pochino più fredda, e d'altra parte abbiamo due responsabili di mercato, più Pioli che fa un po' dal trade union tra prima e adesso e tra il passato e il futuro, però può darsi che abbiano tutte idee diverse. Faccio un nome, Baldanzi, mi avevano detto guarda che se va via Diaz, che ormai mi sembra ritenuto perso, no? Ad oggi sembra di sì, Esatto. Preferiamo, pur Baldanzi riconoscendo che sia un bel giocatore, prendere uno un po' più fisicato, ecco perché hanno andato un po' su Kamada e su altri nomi. Adesso vedo che torna di moda anche il nome Baldanzi, però mi sembra nomi un po' così gettati. Poche certezze. No, ecco, brava, poche certezze sicuramente, però chi ci segue vuole certezze, ma mi sembra più onesto dire guarda che certezze non ce ne sono tante, perché se poi voi preferite che noi spariamo 5-6 nomi così per la soddisfazione morale, noi le inventiamo ben volentieri. Per esempio un nome che si è fatto, Okafor, a me hanno sempre detto di no prima. Adesso non so se si siano questo nuovo gruppo innamorato di Okafor, però in questo momento sinceramente non lo so. Tra l'altro Carlo, il reparto ad oggi che forse ha più bisogno, no, è la solita punta, La punta, però anche il centrocampo devo dire che... Calcolando, infatti prima sembrava uno e dopo due quando si è fatto male Benasser. E Loftus-Cheek non lo so, è un punto di domanda, non so io che cosa vogliono fare con Loftus-Cheek. È chiaro che è un giocatore che comunque ha un prezzo anche di cartellino. Esatto. Adesso mi sembra che vadano molto sul prezzo di cartellino dei 24, cioè 2024 scadenza, o i parametri zero. Ecco perché si fanno i nomi di Thuram, però c'è la concorrenza del Paris Saint-Germain. Che quella è una concorrenza sempre un po'... Sì, perché il Paris Saint-Germain ha Mbappé, ha perso Messi. La concorrenza dei centravanti è pesante, perché in questo momento forse sul mercato c'è il Paris Saint-Germain e il Real Madrid che cercano attaccanti. Quindi è un po' un problema. Due corazzate, non Potiomkin, ma corazzate vere. E quindi quelli bravi rischiano di andare là. Thuram è un parametro zero. Vediamo se il Milan riuscirà a convincerlo con le parole e con l'ingaggio a venire. Secondo me potrebbe essere, mi mostrava prima Simone Cristao le statistiche. L'anno scorso è stata una stata straordinaria perché 32 pareti ha segnato 16 gol con un po' di assist. E bei numeri. Esatto, quindi in questa fascia medio-alta è chiaro che lui è importante. Invece Carlo, tanti tifosi ti fanno il nome di Tielemans. Ma Tielemans sembrerebbe proprio il nome ideale al posto di Benasser lì dietro. Anche come ruolo, no? Età. Adesso ecco, devo abituarmi e devi tu rimproverarmi e darmi delle bacchettatine sulle dita,
perché io prima mi avevano detto di no, però non devo dire prima o dopo, adesso devo pensare questo. Però io ho chiesto e mi hanno detto Tielemans sì o no? No, perché ripeto, là c'è Bastà non trapela nulla. Quindi Tielemans come figura di giocatore potrebbe andare bene. Sì. 97 davanti alla difesa, sarebbe proprio anche la tipologia fisica simile a quella di Benasser. Tra l'altro mi incuriosisce sapere se ci sarà un nome che invece mette d'accordo il prima e il dopo, no? Se ci sarà un nome che rimarrà dal prima al dopo. E il prima era Kamada e Loftus-Cheek, e quindi sono due incertezze. Il prima era la fascia destra, Berardi, e oggi non è più. Oggi no. Arnautovic Non è più. Fascia destra non so da chi possano andare, quale giocatore non so quale giocatore possano inventarsi. C'è una voce, ho letto anche questa, che Saelemaekers, che è un po' vivace a livello non di carattere, di tattico. Sì. Non so se Pioli... Beh, diciamo che gli ha sempre preferito quando poteva Messias, ci ricordiamo, no? Durante la stagione di fatto. Certo, Messias sembrava decisamente sul mercato. Non credo che ripresentino Messias. Però se hai idea di vendere Salmaker, vendi anche Messias. È tutto molto complicato. A me mi sembra chiaro che lì dipende un po' da chi ci sta ascoltando. Se vogliono dei nomi così, noi glieli inventiamo, ma... Oggi 8 giugno è un po' difficile. Bisogna ricostruire il Milan una linea ben precisa di mercato e noi una bella linea di informazione. Sì. Carlo, ti arrivano anche domande su Ibra. Si è parlato tanto di Ibra. Sono stato io, mi prendo la primogenitura. Adesso devo chiedere se è un discorso che si sta sviluppando, è un discorso non facile, perché bisogna capire. Primo, bisogna parlare con Pioli. Perché Ibra andrebbe a fare non il team manager dove c'è l'eccellente Andrea Romeo, ma il club manager a Milanello. Chiamalo Poi è da definire come ruolo il club manager. Ma io lo vedrei, cioè un aiuto a Pioli. Sì, una persona che parli con i giocatori, così cioè servirebbe. Che sgravi un po' Pioli dal fatto che lui deve occuparsi della scelta dei giocatori, parlo di in campo, questioni tattiche, questioni tecniche, gli sfoghi, cioè il club manager è dopo una sconfitta pesante, non arriva più Adriano Galliani, Giorgio Furlani, ma Pioli e lo stesso Zlatan Ibrahimovic risolvono la questione, o meglio risolvono, ed è un bel punto di riferimento. Bisogna sentire Pioli e poi bisogna sentire lui. Sì, io da come l'ho sentito nella conferenza stampa d'addio, mi sembra più sul volersi un attimo prendere una pausa, però magari riusciranno a convincerlo se davvero ci tengono, no? Bisogna vedere Pioli, che magari lo chiami, ci serve, i giocatori, a livello ambientale sarebbe importante. Poi bisogna vedere i rapporti con Maldini, magari si sentirebbe un po' in difficoltà ad andare, quindi Ibra è un'idea, però questa è un'idea della proprietà, che la proprietà deve decidere se sviluppare, perché l'idea è l'idea, sì. Poi bisogna metterla in pratica o cercare di metterla in pratica. Ibra comunque quando mi diranno non se ne fa nulla, ve lo dirò, quello riesco a saperlo. Carlo, io ti ringrazio, ti do appuntamento domani sempre qui in questo studio alle ore 16 con Pelle Rossonera. Un abbraccio a tutti e buona serata.